Ciao a tutti e bentornati sul mio canale. Allora, oggi vorrei fare una lezione un po' diversa dal solito. No, in realtà no, non è diversa dal solito. Vorrei fare una lezione in cui racchiudo vocabolario, cultura, stile di vita, anche un po' di grammatica, perché... E fare quindi una lezione che tocchi diversi aspetti dell'imparare una lingua, perché quando impariamo una lingua impariamo anche le abitudini, i modi di fare, i modi di pensare di quelle persone, eccetera, eccetera. Cominciamo dalla suddivisione di una giornata. Inizierei dai due punti cardine, la mezzanotte e il mezzogiorno. Da mezzanotte inizia la notte, quindi diciamo che ore sono? È l'1 di notte, sono le 2 di notte, le 3 di notte. Alle 4 comincia già una doppia dicitura, perché possono essere le 4 di notte per molte persone che dormono, possono però anche essere le 4 del mattino per chi si sveglia molto presto per andare a lavorare o per abitudine. Dalle 5 in poi inizia la mattina, quindi possiamo dire le 5 di mattina oppure le 5 del mattino. Qui c'è il doppio vocabolo, mattina, mattino. Generalmente la parola mattino tende a indicare le prime ore di luce. Quindi se io dico mattino, probabilmente mi riferisco alle prime ore di luce del giorno. Poi abbiamo le 7 di mattina, le 8 di mattina, le 9 di mattina, le 10 e le 11 di mattina. Mezzogiorno. Mezzogiorno è ovviamente un altro momento cardine della giornata. Linguisticamente parlando non è né mattina né pomeriggio, è mezzogiorno. Il pomeriggio inizia all'1 e infatti diciamo l'1 di pomeriggio, le 2 del pomeriggio, le 3, le 4, le 5, le 6 del pomeriggio. Le 6 sono al limite perché per alcune persone le 6 è già sera, però tendenzialmente le 6 è ancora pomeriggio. È tardo pomeriggio, però è ancora pomeriggio. Il pomeriggio si divide in primo pomeriggio, quindi subito dopo mezzogiorno, le prime ore del pomeriggio, e in tardo pomeriggio, cioè la parte del pomeriggio più vicina alla sera. E quindi diciamo, quando ci vediamo, vediamoci nel primo pomeriggio, oppure vediamoci domani, però nel tardo pomeriggio, perché nel primo pomeriggio ho da fare. Quindi questo è tutto vocabolario che noi usiamo quotidianamente. E c'è la stessa suddivisione anche per la mattina. Quindi diciamo di prima mattina o di primo mattino e poi in tarda mattinata. Quindi posso dire domattina ho da fare, però mi posso liberare per la tarda mattinata. Vediamoci in tarda mattinata. Bene. Poi per noi è sera orientativamente dalle 7 fino alle 23. Quindi noi in italiano diciamo le 9 di sera, le 10 di sera, le 11 di sera, perché la notte inizia dopo mezzanotte. Detto questo, passiamo ai saluti che diciamo in base al momento della giornata. Quindi i saluti che ho appena messo sullo schermo sono strettamente legati al momento della giornata e li dividiamo tra quando arrivo e quando vado via. Allora vediamo. La mattina, che cosa diciamo la mattina? Quando arriviamo diciamo buongiorno. Buongiorno è formale, informale. Buongiorno.
si dice sempre e comunque a tutti. C'è l'abbreviazione giorno che però è molto informale, così come buondì. Buondì significa buongiorno, ma è usato in contesti familiari, in contesti in cui conosciamo bene le persone. Quando andiamo via, che cosa diciamo? Diciamo buona giornata. Quindi il saluto diventa due parole e giorno diventa giornata. Perché? Perché se io vado via in quel lasso di tempo, quindi la mattina, auguro alla persona di passare un buon resto di quel giorno. Quindi giornata, il suffisso ata, fa riferimento a tutta la durata del giorno. Poi passiamo al pomeriggio. Il pomeriggio è interessante perché ci sono varie cose che possiamo dire. Allora, nel primo pomeriggio possiamo ancora dire buongiorno, quindi sono le 2 del pomeriggio, le 3 del pomeriggio. Buongiorno ancora ha senso. Nel tardo pomeriggio invece possiamo cominciare a dire buonasera. Quindi se sono le 5 del pomeriggio, le 6 del pomeriggio, ha senso dire buonasera. Soprattutto in inverno, che è già buio alle 4 del pomeriggio. Quindi anche lì è interessante vedere come cambiano i saluti anche in base al periodo dell'anno, no? Perché per esempio adesso in primavera-estate dire buongiorno si può allungare anche alle 3, alle 4 del pomeriggio. Tra buongiorno e buonasera c'è quest'altro saluto che è buon pomeriggio. Io lo dico spesso perché mi capita per esempio di fare le dirette qui su YouTube alle 5:30 del pomeriggio e quindi apro la diretta salutando dicendo buon pomeriggio, mi viene spontaneo. È un saluto molto usato in TV, alla radio, quindi è un saluto che si sente, che si usa e possiamo benissimo usarlo anche nella vita. Vi dico questo perché spesso leggo commenti, ma la mia insegnante mi ha detto che buon pomeriggio non si usa. Si usa, quindi non so perché si dice questa cosa. C'è questa diceria sul saluto buon pomeriggio, così come sul congiuntivo, così come sul passato remoto. Ci sono tante dicerie che dobbiamo smentire perché usiamo tutte queste cose, quindi. Poi, cosa diciamo quando andiamo via il pomeriggio? Se siamo nel primo pomeriggio, possiamo augurare una buona giornata. Buona giornata. Nel tardo pomeriggio possiamo augurare buona serata. Quindi anche qui ritroviamo il suffisso ata. Buona serata. Quindi anche qui vale quello che abbiamo detto per buona giornata. Buona serata fa riferimento alla durata della sera. Poi, ovviamente, la sera diciamo buonasera. Anche per questo saluto c'è l'abbreviazione sera, che, ripeto, è informale. Generalmente tutte le abbreviazioni sono informali. Cosa dico quando vado via? Buona serata, perché magari siete con un gruppo di amici, voi andate a casa mentre loro continuano la serata e quindi augurate loro buona serata, quindi continuate a stare bene questa sera. C'è anche poi il saluto buonanotte, ma buonanotte è veramente specifico a quando si vuole augurare di dormire bene. Quindi è strettamente legato al fatto di andare a dormire. Quindi non è un sinonimo di buonasera. Buonanotte si dice quando poi la persona va a dormire. Poi andiamo avanti e vediamo quali sono i saluti che invece possiamo dire tutto il giorno, che quindi
non sono legati ad un momento specifico della giornata. Quando arrivo posso dire ciao, salve, ciao è informale, salve è neutro. Io lo definisco sempre neutro perché è una via di mezzo tra informale e formale. È certamente un po' più formale. Quindi quando non sapete se dire ciao o buongiorno, dite salve. Poi che cosa dico quando vado via a qualsiasi ora del giorno? Posso dire ciao, posso dire salve, posso dire arrivederci oppure arrivederla. Allora, nel confronto tra arrivederci e arrivederla, arrivederci è anche un po' informale, cioè posso dire ciao, arrivederci, che significa spero che ci rivedremo, io, te, noi. Quindi arrivederci è informale e formale. Al contrario, arrivederla è molto formale, arrivederla. E si nota anche dalla presenza della forma di cortesia, arrivederla, che qui ho sottolineato con la lettera maiuscola, la L maiuscola, che significa spero di rivedere lei però come forma di cortesia. E poi possiamo anche dire ovviamente buon proseguimento, alla prossima, a presto. Buon proseguimento è un saluto che mi piace molto usare perché significa ti auguro un buon qualunque cosa tu stia facendo, che quindi può essere buon lavoro, buona permanenza al ristorante, buon divertimento, buona serata. Cioè io auguro di continuare a divertirti a fare quello che stai facendo. Buon proseguimento. E quindi questo è slegato dal momento della giornata, perché buon proseguimento può anche essere inteso come buona giornata o buona serata. Bene, molto bene. Allora, mi fermo qui perché abbiamo detto tante cose oggi. Ovviamente, come sempre, aspetto di leggere i vostri commenti qui sotto. Io vi ringrazio per aver guardato questo video e vi auguro un buon proseguimento e vi do appuntamento alla prossima. A presto, ciao!